Sapevi che nell'isola di São Jorge cresce l'unico caffè d'Europa? O almeno dicono così. Sarà vero? Io l'ho bevuto e ti racconto com'è andata. Vedremo anche qualche bel paesino nei dintorni. Perciò guarda il video fino alla fine e fammi sapere se ti è piaciuto. La strada per arrivare alla Fajada dos Vimes è abbastanza bella e si può raggiungere senza problemi. Come praticamente ovunque in quest'isola, la cosa bella è la visuale, no? I panorami. C'è l'immancabile isola di Pico davanti a me, che oggi si mostra molto bene, diciamo così, ci sono meno nubi del solito. E poi questi paesaggi, diciamo, chiamiamoli bucolici. Guardate, che posizione strana per vivere. E d'altra parte sono terre fertili e coltivabili, un po' a terrazzamenti come nella nostra Liguria magari, no? Il paesino è molto tranquillo e la vista è unica. In questo scenario particolarissimo sono arrivato finalmente al punto in cui si coltiva il caffè nell'isola di São Jorge, il caffè Nunes. Questo è tutto caffè disteso al sole ad essiccare. Eccomi qua, amici viaggiatori, finalmente ho preso il caffè coltivato nella Fajá dos Vimes qui a São Jorge ed eccolo qua. Il profumo è leggermente acidulo, diciamo così, bello caldo. Questo bar produce una quantità di caffè molto piccola. Da quello che ho visto non si riesce neanche a comprarlo per portarlo a casa, è proprio una quantità molto piccola, ecco. Però assaggiamolo. Mm. È una cosa molto diversa dagli espressi che conosciamo noi. Non nel senso che è cattivo, ma ha molti più aromi, mettiamola così. Diciamo che prevale una tonalità acidula che a me personalmente piace poco, però non è detto che non possa piacere ad altri, anzi. Ne riconosco il valore, riconosco che è un prodotto diverso e appunto questo è un baretto molto piccolo a conduzione familiare, eccetera, molto tranquillo, non aspettatevi niente di lussuoso, ok? E un caffè e un dolcetto al caffè costano 2,20. Quindi, se pensiamo a dove siamo, che cosa sto facendo e tutto, è abbastanza poco. Allora, mangiamo anche il dolcetto al caffè. Poco profumo. Mm. Mm. Particolarissimo. La consistenza è un po' quella del castagnaccio. Per gli italiani in ascolto dovrebbe essere chiaro che cos'è. Morbido e un po' gommoso. Il sapore è molto buono, di caffè, appunto. Ma molto delicato, non è un caffè intenso. Buonissimo. Durante la diretta su come organizzo il viaggio alle Azzorre, e del quale trovate il link nella descrizione di questo video, avevo raccontato che anche a Gran Canaria c'è una piantagione di caffè che si trova nella valle di Agaete, una valle strepitosa, bellissima, che dovete andare a vedere. Vi lascio in descrizione anche il video di Gran Canaria in cui parlavo precisamente della piantagione e vi faccio vedere, diciamo, la mia breve esperienza di tostatura del caffè. E in quella piantagione mi dissero che quella era l'unica piantagione di caffè d'Europa. Qui a São Jorge ce n'è un'altra, quindi non me lo riesco a spiegare. Quello che vi posso dire è che entrambe sono ottime e il fatto di bere un caffè che sapete essere a chilometro zero non ha prezzo.
Amici viaggiatori, esco da questa esperienza della degustazione del caffè e mi ha toccato profondamente perché subito dopo la degustazione è passato il figlio del titolare del bar e c'eravamo in 4, 5, 6 persone e ci ha chiesto se avremmo avuto piacere di vedere la piantagione e noi abbiamo risposto tutti di sì, in inglese, naturalmente lui ce l'ha spiegato. Praticamente mi ha toccato molto questa visita perché anzitutto questo ragazzo non ci ha chiesto nulla, ci ha aperto una pagina della sua vita, della vita della sua famiglia, perché ci ha anche raccontato e fatto vedere che al piano di sopra, al piano superiore rispetto al bar, c'è il laboratorio di artigianato locale che viene condotto solamente da sua madre e da sua zia, e quando queste persone non ci saranno più, probabilmente questa tradizione del tessere gli oggetti col telaio a mano scomparirà da Sau Giorgi, o quantomeno da qui. Quindi è davvero una cosa un po' toccante e l'ha fatto solamente per l'amore della condivisione, quindi io lo ringrazio davvero tantissimo, è stata una cosa molto molto interessante, molto bella. Viaggiatori miei, la casa che vedete dietro di me è in vendita, affrettatevi, si trova nell'isola di Sau Giorgi, nella frazione di Sau Tiago. Guardate che spettacolare piccolo patio in legno che ha davanti a casa. Dovete sapere che in questo paese, così come in tutti gli altri di Sau Giorgi, delle Azzorre, ci sono in corso i preparativi per la festa dello Spiritu Santo, che sarebbe la Pentecoste, che si terrà, diciamo, domani, il suo culmine sarà domani. Quindi tutti i paesi stanno esponendo delle bandierine, pare che domani ci sarà una grande festa all'ora di pranzo, se non ho capito male, durante la quale ci saranno dei rinfreschi del cibo tipico aperta a tutti. Vediamo se riuscirò a partecipare. State sintonizzati. Quale migliore modo per finire la giornata se non una passeggiata in riva al mare, proprio vicino a delle piscine naturali? E lì vicino avrei visto del cibo che sarebbe servito proprio il giorno successivo, durante la festa della Pentecoste a cui avrei preso parte. Ma questa è un'altra storia, che vedremo nel prossimo video. Ciao!